Ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale. Mi è stato chiesto di andare a testare una batteria imponente, una batteria al titanato di litio, che hanno caratteristiche veramente uniche. Questa è la foto che ho fatto della batteria ed è 60 kg di batteria preassemblata, quindi è stata comprata esattamente così come la vedete. Dentro ci sono celle di titanato di litio e questa batteria nello specifico è 120 ampere, in base a quello che è stato dichiarato, ed è praticamente 48 volt. Quindi se moltiplichiamo i 48-50 volt per 120 ampere, vediamo che qua dentro ci dovrebbero essere 6 kW. Ora, i video che seguiranno sono esattamente i test che ho fatto sul posto, perché ovviamente questa batteria ha un suo peso, era installata in un'abitazione e sono andato perché la richiesta era verificare se tutto andava bene, ovvero io sono andato e ho verificato diverse cose che descriverò in questo video proprio per descrivervi non solo questa batteria, ma in senso generale descrivervi anche cosa vuol dire andare a comprare una batteria chiusa, già assemblata, aspetti positivi, aspetti negativi, caratteristiche generali, e questo varrà per tutte le tipologie di batterie. Ci sono coloro che comprano le batterie già assemblate, comode, ma hanno aspetti che vanno valutati, sia nel modo in cui è stata confezionata, che cavi sono stati usati, che terminali sono stati usati, se la potenza delle celle è reale, se le celle sono di grado A reale o sono di grado A-, B o quant'altro. Bene, iscrivetevi al canale, dico sempre, buona visione per questo video, andiamo nel profondo, andremo ad aprirla, andiamo a fare i test e i test li farò col bestione, con l'arancione 6 kW 48 volt. Ragazzi, oggi andremo ad aprire questa batteria, parliamo di titanato di litio, vedete che la tensione a riposo è 49,5 volt e ha due contatti che sono veramente importanti, con dadi da 10, e andremo ad aprirla per vedere cosa c'è all'interno, cioè quando compriamo qualcosa su questo canale anche vogliamo vedere se ci hanno venduto realmente quello che ci hanno promesso, anche perché questa batteria costa qualche migliaio di euro. Facciamo subito una pausa parlando del case, è fatto molto bene, di metallo verniciato a polvere, quindi molto robusto, non facilmente rovinabile, e le maniglie sono 4, ovviamente pesa 60 kg, dovevano essere 4, affrancate molto bene con dei rivetti robusti. C'è un coperchio che adesso andremo a svitare. Per quanto riguarda gli strumenti siamo le solite, un voltometro molto economico e un magnetotermico altrettanto economico, però fanno la loro funzione. Non andrei a concentrarmi su questo, però dico questo, questa batteria che è stata pagata qualche migliaio di euro, non posso darvi ovviamente la cifra definitiva, è una batteria che meritava sicuramente un magnetotermico di qualità e un voltometro che non sia, come vedrete nel video, già un po' sbiadito a diversi colori, cioè quando compriamo qualcosa ci troviamo questo. Io ci tengo subito a dire una cosa, quando ce le facciamo noi ci mettiamo lo shunt, il voltometro, il magnetotermico che vogliamo noi, quindi sicuramente quando andiamo ad assemblare abbiamo un qualcosina in più per quanto riguarda la qualità e non è detto che costi di più. Andiamo avanti col video e passiamo subito al cacciavite e vediamo l'interno. Ragazzi, abbiamo aperto la batteria e purtroppo partiamo già con le cose negative, ragazzi. Allora, innanzitutto questo è, come già era presumibile, solamente un voltmetro, cioè sta misurando solo il voltaggio. Non c'è nessuno shunt, ma ragazzi guardate cosa succede ai terminali. Terminali in rame sottodimensionati per le portate di questa batteria e c'è uno dei cavi, dei 3 cavi di connessione, precisamente questo, che è fuori dalla crimpatura ed è stato solamente stagnato qua in cima insieme agli altri, praticamente una carenza di connessione totale. Questi dovevano essere spelati totalmente per entrare nel
terminale di rame nella totalità e andare quindi a fare una connessione certa, crimpata bene e poi se volevano anche saldata. Ma questo è un terminale tra l'altro di bassissimo livello, non è neanche a occhiello intero, ma sono quelli con l'occhiello a spacco che si usano per quelle crimpature veloci, sicuramente non statiche. La stessa cosa la vediamo sul polo negativo, dove vedete che c'è uno dei cavi che non è stato insieme a tutti gli altri, praticamente entra la plastica all'interno dell'occhiello, ma non sta entrando il rame e non c'è profondità perché qui vediamo che l'occhiello in realtà è già qui, avvitato il bullone. Quindi hanno sistemato e chiuso nella plastica di questo terminale le connessioni, dopodiché gli hanno dato una stagnatura, ma come avete ben visto nell'ultimo video che avevo fatto, lo stagno conduce veramente poco, siamo a livello 7, 4 rispetto al rame che invece è poco meno di 60, quindi una pessima lavorazione. E poi ragazzi, concedetemelo, ma la colla a caldo sui poli invece che fare un lavoro fatto bene con chiusure in gomma e quant'altro è veramente di bassissimo livello. Beh, qui avete visto già qualcosa che non va. Questi terminali sono quelli aperti dove si mettono dentro i cavi e si chiudono, invece di essere quelli ad anello, grossi, col rame spelato, messo dentro e crimpato. Non ci siamo, sui terminali proprio non ci siamo. Vedrete dai video dopo, perché ho misurato anche le temperature, che cosa succede, capiamo l'importanza dei terminali. E poi questa colla a caldo sparata sui terminali, invece che mettere le bocchette di gomma che vanno a chiudere, non è guardabile. Sui terminali non ci siamo. Ora, i terminali esterni sono buoni, sono di ottone, sono da 10 mm, quindi è un prodotto fatto bene, ma quando entriamo dentro nella fase nascosta è successo quello che avete visto. Andiamo avanti. In dotazione, insieme a questa batteria, viene dato appunto il suo caricabatterie specifico per LTO e quindi la carica avverrà con una potenza di 20 A e fino a 56 volt. Una volta arrivato a 56 volt si fermerà in automatico. Chiaramente, diciamo, non è l'ideale caricarla con i morsetti di serie con 20 A, sarebbe stato meglio mettere degli occhielli, però questa è una questione già un po' annosa, un po' discussa. E in questa parentesi molto breve, perché l'ho già menzionato nel video, vediamo che le connessioni a una batteria così non possono essere fatte con le pinze, ma devono esserci dei terminali a occhiello che devono essere avvitati, perché parliamo di potenze molto grosse. La 20 A a 50 volt è già una condizione che trasporta un bel po' di corrente e i cavi dei morsetti non erano così grossi. Quindi anche lì andare poi a prendere questo caricabatterie, quando invece noi avremmo scelto un caricabatterie diverso dove i cavi li andiamo a costruire noi per la connessione per poter alimentare e caricare la batteria, però indubbiamente qui è stata comprata una batteria completa, quindi andiamo avanti. Io vi sto dando queste considerazioni non per parlare male o bene della batteria, ma per analizzarla. Vi serve per tutte le tipologie di preassemblati o di assemblabili. Andiamo avanti con il video perché le considerazioni finali le faremo alla fine sulla lavagna. Bene ragazzi, se spostiamo adesso leggermente il coperchio, vediamo che la batteria è stata completamente chiusa da plastiche adesive e sigillata nella sua totalità, cioè non è minimamente ispezionabile. Il BMS è nascosto dentro questo malloppo di plastica, non possiamo vederlo, non possiamo tararlo, non possiamo analizzarlo, non possiamo vedere come sono stati crimpati piuttosto che saldati. Quindi sinceramente non me la sento adesso di tagliare tutte le plastiche, aprire, andare a vedere le celle se sono realmente prismatiche piuttosto che cilindriche, perché se andiamo a schiacciare leggermente vediamo che molleggia, vedete questo molleggia, quindi presumo che siano celle di non so quale misura all'interno di una scatola poi sigillata con tutte queste plastiche. Bene ragazzi, le celle non sono visibili, non sono ispezionabili, non possiamo andare a vedere i codici, non possiamo vedere come sono stati montati i terminali, se con i bulloni, se saldati. E inoltre avete visto, non è ispezionabile neanche il BMS. Tra l'altro
questo BMS non è Bluetooth, quindi la configurazione non è modificabile, non sono verificabili le singole celle, cioè cosa sta succedendo all'interno di questa batteria. E poi tutta questa plastica che adesa alle celle, che le nasconde all'interno di un cartone, di un foglio di plastica, di resina. Questa invisibilità sicuramente per il mio canale non è accettata nella maniera più assoluta. Andiamo avanti, adesso facciamo i test di potenza, vediamo se la potenza di questa batteria è reale e se corrisponde anche alla capacità in termini di ampere ora dichiarati dal produttore. Buona visione! Il test che faremo oggi riguarda questa batteria al titanato di litio della GTK, cinese ovviamente, che è posizionata all'interno di un case di metallo, direi molto robusto, e questo è un aspetto molto positivo. Le maniglie sono a molla, cioè ritorneranno sempre in posizione verticale, quindi non sono ingombranti, anzi sono proprio adese alla parete, rimangono comode. Come verranno rilasciate, torneranno in posizione originale. In questo test, ragazzi, chiedo sempre scusa delle connessioni volanti, però non mi trovo nel mio laboratorio, nella mia postazione, ma sono da un caro amico del canale dove sto facendo questo test che mi è stato richiesto da lui, quindi ovviamente vedete dei cavi volanti che sono ovviamente temporanei, anche il monitor appoggiato sul carrello che trasporta il bestione. Però mi raccomando, quando poi montate la definitiva a casa vostra, qualsiasi prodotto sia, mi raccomando, le canaline, le connessioni certe, non lasciate cavi volanti, questo per la solita questione di sicurezza che ci tengo sempre a ribadire. Adesso ragazzi, dopo aver fatto diciamo le verifiche interne, dove abbiamo visto che le connessioni sono in realtà brutte perché non sono state crimpate nel giusto modo, i terminali anche. Gli strumenti sono un po' di basso livello, ovvero questo voltometro, sono proprio quelli da 10 euro, anche il magnetotermico, sono economici, però sono anche relativi rispetto a quello che deve essere lo scopo primario della batteria, cioè se la reale capacità all'interno c'è. Abbiamo collegato, come vedete, uno shunt. Questo è uno shunt da 350 ampere, è praticamente molto potente, e con il suo cavetto che porta al monitor. E abbiamo tarato quello che è tutta l'impostazione delle batterie, cioè abbiamo messo 120 ampere e abbiamo già fatto una piccola prova, adesso poi ve la spiegherò nel resto del video. 120 ampere è scesa a 116 con la piccola prova e adesso attacchiamo tanta potenza per vedere come si comporta. Ora lo shunt può essere configurato in due modi: uno per vedere la capacità della batteria e quindi si imposta il 100%, si scarica tutta, si vede quant'è. L'altro, nell'uso comune, è impostarlo alla massima carica e lo consideriamo il 100, quando arriva alla minima carica lo consideriamo 0, e questo è il range di utilizzo della batteria. In questo caso ho voluto tarare lo shunt alla potenza dichiarata, cioè 120 ampere, e abbiamo, come avete visto, iniziato ad usarla e gli ampere scendevano, dovevano arrivare a 0. Se c'è una riserva potevano arrivare al 10%, al 20%, quindi nella discesa questi ampere dovevano arrivare intorno ai 20-25, e lì avremmo visto che nell'utilizzo dai 120 a 25 ne abbiamo utilizzati 100, un po' erano dentro perché non vanno mai scaricate totalmente, sarebbe stata la capacità reale. Ma adesso vediamo tutti i test fatti e poi facciamo anche una considerazione su potenza e capacità ampere ora. Veramente l'abbiamo attaccato, tutta la batteria, al nostro bestione ragione, ovvero il 48 volt 6 kW. È una situazione volante perché mi sono praticamente recato qua sul posto per fare questo test e voglio proprio vedere adesso se regge i vari parametri che abbiamo impostato. Ragazzi, abbiamo acceso il primo carico, siamo a 1 kW e 120, e innanzitutto il bestione, come lo chiamo io, voi lo sapete, non fa una piega, cioè non si è accesa neanche la ventola a 1 kW e 2. Ebbene, vediamo cosa dice lo shunt. Stiamo andando a 1 kW e 2
97% di batteria e abbiamo 4 ore e 35 con 1 kW residue, quindi ancora una volta questa batteria veramente ha tanta potenza intrinseca. La tensione è scesa di poco, chiaramente scende in funzione dell'assorbimento temporaneo. Passiamo adesso all'aumento della potenza, passiamo da 1 kW a 2. Eccoci qui in diretta con quasi 2 kW. Le ventole non sono ancora partite, ragazzi, praticamente un inverter che regge 2 kW senza far partire le ventole. Questa è una cosa veramente eccezionale. Lo vediamo anche dallo shunt, verifichiamo che sono effettivamente 2 kW e abbiamo in questo caso 2 ore e 42 minuti residui, batteria al 96%. Però se spegniamo in questo momento la batteria risale perché è una tensione temporanea. Sono contento adesso che a quasi 3 kW la ventola del bestione sia partita, perché sennò veramente mi preoccupava. Quindi con 3 kW parte 1 o 2 ventole, a seconda poi della potenza sommabile, una o due delle ventole all'interno del nostro inverter. Lo shunt ci conferma che siamo a 3 kW e 100, quindi vedete questa differenza tra lo shunt che misura l'uscita reale dalla batteria, mentre l'inverter, come tutte le strumentazioni elettroniche, non è mai in perfetta sintonia con le misurazioni di altri strumenti. E lo shunt sappiamo che è quello più affidabile, quindi per qualsiasi verifica dobbiamo tenere in considerazione questo. Qui siamo a 113 A residui dei 120 iniziali, abbiamo un assorbimento di 3 kW e 100, 1 ora e 41 minuti residui con batteria al 95%, sempre condizionata dalla tensione temporanea. Direi niente male. Passiamo adesso a 4 kW. Prima di passare alle grandi potenze, comincio subito col dire che il bestione arancione è una potenza. A 2 kW ancora non partivano le ventole, ma per un bel po' di tempo. Quando siamo arrivati a 3 kW finalmente avevo quasi paura che le ventole fossero guaste, invece hanno iniziato a funzionare con temperature che uscivano veramente a 32-34 gradi. Ricordiamo che nell'ambiente c'erano 24 gradi già di temperatura da riscaldamento. La cosa che queste batterie stavano dando era tanta corrente, quindi sotto l'aspetto della potenza, e già lo sapevo, le titanato di litio hanno veramente da erogare tanta potenza, quindi questo è sicuramente finalmente un aspetto positivo, ma non è un aspetto positivo del preconfezionato, è un aspetto positivo delle celle. Le titanato di litio hanno tanti aspetti positivi, vedremo anche alla fine quali sono alcuni aspetti che le contraddistinguono totalmente dalle altre tipologie di batterie. Andiamo avanti, adesso passiamo ai kilowatt, quelli veri. Il bestione arancione è una potenza e queste batterie gli stanno dietro. Continuiamo col video. Ed eccoci adesso 4 kW, qui misura 3,8, mentre lo shunt ci misura 4,100, 1 ora e 16 con questa potenza. In questo momento, ragazzi, abbiamo acceso tutto quello che avevamo a disposizione e siamo a 5,4 kW di corrente che sta uscendo da queste batterie. Abbiamo con questo tenore un'ora residua, vedete 56 minuti di corrente disponibile. Direi che è una cosa veramente buona, questa è molto positiva, ampere reali, la batteria sta pian piano scendendo come vedete nella sua capacità e adesso abbiamo 109 ampere dei 120 e siamo a 5 kW e mezzo come ben potete vedere misurati dallo shunt. Adesso andremo a misurare l'interno della batteria per vedere se i cavi stanno scaldando. Bene ragazzi, il tempo passava, le ore passavano e tra una chiacchiera e l'altra le batterie continuavano a erogare questa potenza, quindi veramente è una cosa eccezionale. E l'inverter, ragazzi, a 5 kW e mezzo continui con le ventole che partivano a temperature modeste. Ragazzi, ma questo impianto 48 volt 6 kW sarà una bomba. Al video numero 10 dove aggiungiamo anche la paleolica, basta, posso chiudere anche il canale se è vostra volontà.
Ragazzi, vi ricordate quando avevamo 100 ampere di batteria al piombo 48 volt? Non avremmo mai potuto fare questo. Ma qui abbiamo 5 kW e mezzo fisso per molto tempo e senza batterciglio e temperature contenute. Andiamo avanti col video perché stiamo arrivando alla fase finale. Adesso la misurazione delle temperature. Buona visione. Adesso andremo a misurare le temperature innanzitutto dei cavi, ovvero delle connessioni. Qui vediamo il cavo positivo. La temperatura del cavo positivo è 29,4. Perfetto, vediamo il cavo negativo. Questo dipende anche dalle connessioni, dalla qualità delle connessioni, ed è 27,3. La temperatura dello shunt, già che ci siamo, la misuriamo, ovviamente inferiore, ed è 24,2. Ma adesso andiamo a misurare proprio l'interno della batteria. Riapriamo i coperti. Misuriamo adesso la temperatura dei cavi mentre sta consumando 5 kW e mezzo. Ebbene, la temperatura del cavo positivo è 38,8, veramente bassa, e quella del cavo negativo è esattamente quasi 32, quindi anche in funzione poi delle connessioni c'è ovviamente una differenza. La cosa importante è misurare adesso i terminali. Il terminale negativo è 45,1. Come vi dicevo all'inizio, c'è una carenza nel dimensionamento dei terminali. Vediamo il positivo. Ecco, 55,2. Quindi abbiamo scoperto che i cavi sono leggermente sottodimensionati, ma soprattutto le connessioni dei cavi. Sono convinto che avrete già tratto le vostre conclusioni. Il case freddissimo, i cavi tiepidi ma non eccessivamente caldi. Il vero problema, l'avete visto, era esattamente come si diceva all'inizio, sulle connessioni. Questi terminali non sono quelli idonei a questa batteria. Ora io dico perdersi nei terminali quando vendi una batteria che costa migliaia di euro. Certo, quando le produci in serie sono ore e ore di lavoro una dopo l'altra, ma questo serve a voi, cioè a tutti noi del canale, quando andiamo a scegliere i terminali grossi, quando li andiamo a scegliere di qualità, quando li andiamo a lucidare e montare nel giusto modo, cioè crimpati. Questo fa la differenza. Avete visto, tra il negativo e il positivo c'era una differenza di temperatura. Perché? Perché il negativo era connesso meglio, era un po' più freddo, invece il positivo era connesso a caso e quindi era molto più caldo. Queste resistenze, che poi si riflettono in termini di temperature, quindi di dispersione, nonché di pericolosità, vanno tenute seriamente in considerazione, cari amici del canale. Quindi quando costruite una batteria, siate certi delle connessioni, mettete cavi grossi, mettete terminali grossi, mettete le barre, in modo che tra la batteria e l'inverter ci sia quasi la stessa tensione. Quello che vorrò raggiungere in questo impianto dei 10 video sarà proprio questo: riuscire a misurare la batteria ai poli e misurare l'inverter dove ci sono tutte le connessioni e avere quanto più possibile l'omogeneità delle tensioni. Questa è una meta, non è fattibile, però tra i busbar d'argento, barrette di rame grosso, cavi grossi, terminali importanti, eccetera, voglio avvicinarmi il più possibile all'equipotenzialità dell'impianto, cioè che tutto possa essere a 54 volt dalle batterie, a regolatori di carica, agli inverter e a tutte le connessioni che ci sono. Andiamo avanti perché siamo sulla considerazione finale. Adesso la batteria è arrivata dopo ore e ore di funzionamento alla sua fine, vediamo la capacità, se era quella che realmente hanno venduto. Buona visione. Ragazzi, qui vedete tutto il meccanismo si è fermato e le batterie sono a 42,6 volt. Ora, quello che non possiamo fare è modificare questa batteria perché il Bluetooth non c'è all'interno del BMS. Quindi se optate per una batteria al titanato di litio o qualsiasi altra,
prendetela con il Bluetooth, perché lì potrete modificare la configurazione, perché a questo punto non abbiamo utilizzato la batteria al 100%, in quanto il BMS ha interrotto l'erogazione di corrente proteggendo la batteria dalla sovrascarica, ma secondo i parametri impostati dalla casa madre, che sicuramente spesso non sono quelli che vorremmo impostare noi. Ragazzi, qui siamo al finale delle considerazioni. La batteria si è fermata e lo shunt diceva 44 ampere, ovvero da 120 si è fermata a 44. Sono 76 ampere utilizzati. Ora, gli altri 44 dove sono? Ebbene, abbiamo visto che la batteria era arrivata a 42 volt,6. Noi sappiamo che le titanato di litio sulla 48 volt sono cariche al massimo a 50 volt, ovvero 56 di picco, ma poi si stabilizzano a 50, e sono scariche al massimo quando arrivano a 37. Quindi, contemplando che il BMS sia stato programmato da loro per dare una certa salvezza alle batterie, quindi un 80%, vediamo che questa batteria probabilmente, per essere realmente 120 A, doveva scendere oltre, non a 44 ma a 30, 25. A quel punto abbiamo un'incertezza per quanto riguarda la capacità, ma sicuramente di questa batteria da 120 A ne abbiamo utilizzati, come dice lo shunt, 76. A questo punto vedete che la possibilità di non aprirla, la possibilità di non poter leggere o modificare i parametri perché il BMS non ha il Bluetooth, hanno inciso notevolmente sulla considerazione finale. C'è da dire subito una cosa, adesso lo vediamo nella tabella. Questa batteria è potente, ha delle grosse potenzialità, ma l'assemblaggio è stato fatto da un'azienda che ha delle carenze, le avete anche valutate personalmente. Quindi non mi va mai di parlare male o bene delle batterie, del BMS e quant'altro, se non che a fronte di test effettuati. Bene, i test sono questi: lo shunt non sbaglia, il bestione ha assorbito tutto quello che c'era da assorbire. E a proposito del bestione avete visto anche un'altra cosa importante: mentre lui segnava 2,9 kW, lo shunt segnava 300. Lo shunt è quello giusto. Perché c'era questa discrepanza? Un po' per la differenza dei volmetri interni, ma anche per il fatto che l'efficienza di un inverter, qualsiasi esso sia, non è mai al 100%. Non possiamo prelevare il 100% e dare il 100%. C'è un consumo globale interno. Ebbene, l'efficienza portava a un consumo di circa 200 watt sui 3 kW. E questo capita, soprattutto quando abbiamo grandi potenze in ballo, abbiamo un utilizzo inferiore da parte dell'inverter rispetto a quello che le batterie erogano. Questo va tenuto in considerazione quando facciamo un impianto. Se abbiamo un consumo giornaliero di X kW, dobbiamo sapere che quando siamo agli alti regimi una fettina viene assorbita dalla inefficienza di tutto l'impianto, perché stiamo parlando di basse tensioni soprattutto rispetto a 220 volt e che consumano 5 kW, 4 kW, 3 kW. Andiamo alle considerazioni in lavagna, in modo da vedere un attimo cosa sono le titanato, quali sono gli aspetti positivi e le considerazioni finali su questo prodotto. Bene, di questa batteria cosa abbiamo visto? Innanzitutto il case, cioè tutto l'involucro, bello, mi è piaciuto, robusto, col coperchio con tante viti, chiuso bene, anche i terminali esterni erano buoni, le maniglie con la molla, robuste, quindi direi che il voto su questo case è veramente eccezionale. Gli accessori economici, ho scritto economici perché c'era un voltometro veramente di quelli da 3 euro, c'era il magneto termico, anch'esso molto economico, i cavi molto economici, cioè tutto quello che era un po' nascosto ma anche visibile non era certo di qualità. I terminali e i cavi scarsi, i cavi potevano essere sicuramente più grossi, 2 più grossi o 3 più grossi, ma soprattutto il terminale. Il terminale era di un'insufficienza pazzesca. Quei terminali tagliati da chiudere così si usano solamente, non lo so, io non li uso mai, quindi per cose minime, non per quelle potenze. L'abbiamo visto nelle temperature che salivano fino a 55 gradi. Sempre
contenute rispetto a quello a cui potrebbero arrivare, ma c'è una dispersione termica, c'è un punto di freno rispetto alle batterie così potenti. Un'altra cosa che abbiamo visto, le celle sono invisibili, questo è negativo, non abbiamo visto le celle, non abbiamo visto il BMS, è tutto chiuso dentro questo scotch blu e si sentiva dal morbido che c'era un qualcosa sotto, cartone, plastichina, e quindi le celle in realtà erano lì dentro, non erano ispezionabili, e tantomeno il BMS. Il BMS senza Bluetooth, ragazzi, non fatelo mai. Questo non ci ha dato la possibilità di verificare nulla, perché avremmo visto la tensione singola delle celle, se c'era qualche cella che era molto sbilanciata rispetto alle altre, avremmo potuto modificare in modo da ottimizzare di più anche il consumo della batteria, come voleva fare il caro amico del canale. Quindi il BMS deve avere il Bluetooth, deve essere tangibile, deve essere visibile, non può essere nascosto e sigillato dallo scotch. La potenza, ottima, qui nulla da dire perché la batteria ha retto tutto quello che ha retto fino all'ultimo dove pam, si è fermata. Ma non ha fatto una piega, una grinza, non ha scaldato il case, non era calda neanche la parte scocciata, quindi le batterie sono sicuramente buone per ciò che è potuto essere questo test. E la capacità, io direi, pur non avendo delle prove certe, che sembrerebbe inferiore. C'è stato un po' di conservativo nel consumo, quindi è arrivata a 42 invece di 38, 37, 38, ma non penso che in quel range ci fossero realmente 44 ampere, quindi diciamo che questa batteria da 120 ampere io penso di poter dire che è intorno ai 100-110 ampere. Quindi queste sono le considerazioni finali su questo prodotto. Ringrazio anche chi mi ha reso possibile fare questo test molto utile per lui, ma anche per tutti voi amici del canale. Adesso facciamo una considerazione sulle titanato di litio, che hanno 3 aspetti positivi rispetto a tutte le altre. Andiamo a vedere quali sono. Partiamo subito con la cosa entusiasmante che hanno le titanato di litio. Funzionano e sono le uniche litio che funzionano a meno 35 gradi sotto zero. Tutte le altre, l'IFEPO4, l'Ion, l'IPO, a queste temperature, ma a 0 gradi, non a queste temperature, se andiamo a ricaricarle, le distruggiamo. Non sono più ricaricabili, modificano la loro chimica interna. Queste, le titanato, funzionano a meno 35. Ecco perché sono le batterie più utilizzate in Russia e nei paesi dove c'è veramente il freddo, quello tosto. Il secondo aspetto che andiamo a menzionare è la carica rapida, cioè le titanato di litio possono essere caricate veramente in una maniera rapida, anche a 5C, a 7C, dipende dalle batterie, a 10C. Pensate che vi sono in Giappone alcuni tram che sono alimentati con tram elettrici, alimentati con titanato di litio, quando arrivano a una fermata, nel tempo che i passeggeri ci mettono per scendere, queste sono connesse rapidamente a cariche velocissime e sono pronte per fare un altro tragitto. Quindi quello della carica rapida è un aspetto molto importante e unico per quanto riguarda le titanato di litio. Che supera le titanato di litio sono solo i condensatori, ma i condensatori non sono accumulatori, quindi non sono paragonabili. Le altre, l'IFEPO4 e l'Ion, hanno invece dei dosaggi in termini di carica ben precisi, non possono essere caricati con la potenza di queste. Lo voglio menzionare che oltre alla carica rapida c'è anche la scarica rapida. Difatti possono essere utilizzate in maniera veramente prepotente per cedere tutta la corrente all'istante. Avete visto una batteria, quella in questione, da 120 ampere, cioè nulla di esagerato, eppure senza scaldare soddisfaceva tranquillamente 5 kW e mezzo. Questa caratteristica è anche molto importante per le LTO. Passiamo però adesso a una caratteristica negativa. È la prima che voglio scrivere e la scrivo in diretta, ragazzi, perché purtroppo è così. È il prezzo alto. Purtroppo è totalmente fuori mercato perché è ancora, diciamo, preziosa.
e quindi quello del prezzo alto è da tenere in considerazione. Difatti l'amico del canale ha speso una bella cifra per comprare questi 120 A, avrebbe potuto comprare qualcosa di molto più potente, però non avrebbe avuto queste prestazioni in un volume così contenuto. Voglio menzionare un altro aspetto negativo, la densità energetica. Non è negativo, è negativo rispetto agli altri, perché è circa 100 watt al chilogrammo, invece la densità energetica delle LiFePO 4 è intorno ai 200, cioè il doppio. Ma il punto qual è? Che noi abbiamo tensioni più basse, abbiamo capacità inferiori rispetto ai volumi, quindi ad esempio in una configurazione a 48 volt useremo 16 batterie LiFePO 4, invece in titanato di litio ne servono 20 perché le tensioni sono diverse. Quindi questo aspetto, parliamoci chiaro, se il prezzo fosse stato basso non ci sarebbe minimamente problema, non ci avrebbe interessato la cosa, però col prezzo alto, doverne comprare di più per fare le configurazioni, questo è un aspetto negativo. Bene, in maniera simile, ma addirittura anche superiore, le titanato di litio sono molto sicure, non esplodono, non bruciano, fanno puff. E questo in confronto alle Li-ion, che invece sono delle bombe di esplosivo, sono molto adesso utilizzate là dove deve esserci la sicurezza. Adesso passiamo dell'aspetto che più mi affascina, ragazzi, la longevità. Vi ricordate con le piombo quanti anni abbiamo perso a parlare di quanto durano le tue 5 anni? Mamma mia, le mie 3, le mie 2, questa dura 10 anni ma non è mai successo. Ebbene, la longevità delle titanato di litio è tale che le lascerete in eredità ai figli e ai nipoti, perché queste durano 10.000, 12.000, 15.000 cicli senza batter ciglio e quindi sono incredibili. Sono batterie che praticamente, difatti l'amico del canale mi disse ok, queste sono le caratteristiche, grazie Gianni, però perlomeno ho questa longevità, sì, hai lì un contenitore di 60 kg che te lo porti dove vuoi, avrai energia oltre la vita normale di un essere umano, quindi questo è molto bello e direi che questo insieme ai meno 35 gradi e alle potenze di carica e scarica e alla sicurezza vanno ampiamente a vincere i fattori come prezzo e densità energetica che purtroppo dobbiamo tenere in considerazione. Quindi in sintesi ragazzi, e finisco con questo video, però ci tenevo a pronunciare tutti questi dettagli perché stanno prendendo piede le titanato di litio e prima o poi ci arriviamo tutti a qualcosa che si avvicini a un acquisto calibrato piuttosto che, speriamo, una discesa di prezzi. Ora ragazzi, anche questo video volge al termine. Abbiamo veramente fatto questo test molto importante e abbiamo tratto delle conclusioni che penso che siano utili a tutti noi che dobbiamo andare a fare delle scelte. Il momento in cui su un camper montiamo queste batterie a 12 volt sappiamo di avere tanta potenza, di avere la possibilità di utilizzarle anche quando si fanno escursioni dove fa freddo e senza alcun problema, perché siamo sempre un po' indaffarati a cercare come riscaldare queste LiFePO 4 che invece soffrono la ricarica da 0 gradi in giù e anche da 2 gradi in giù. Perché nessuno si è mai avvicinato a 2 gradi se deve ricaricarle. Comunque c'è il BMS che fa da protezione, quindi blocca la ricarica nel caso che siano troppo fredde. Però queste caratteristiche sono uniche, io spero che anche questo video, come tutti gli altri, abbia dato un apporto importante alla vostra conoscenza. Avvaletevi sempre di esperti quando dovete montare le vostre cose, qua fatevi cultura, questo è un canale culturale, ecco perché i miei video non sono mordi e fuggi, ma vogliono essere arricchiti di tanti dettagli che reputo fondamentali e questo è confermato anche dai vostri numerosi commenti che aspetto sempre e come avete visto rispondo sempre a tutti. Grazie di aver visto anche questo video, iscrivetevi al canale mi raccomando e ci vediamo al prossimo, buona serata.